Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Come potete sentire, come sottofondo, una pioggia intermittente. Sono già circa 3 settimane che piove, alternato a pochissime giornate di sole. Questo mi ha permesso di fare dei video poi in giardino che abbiamo visto insieme. E questo dovrebbe essere forse l'ultimo giorno di questo periodo molto piovoso, poi le giornate si alterneranno con piogge e sole, quindi finalmente si potrà fare un intervento in giardino, anche perché ricordo sempre che quando la terra è molto bagnata è meglio non fare lavorazioni, bisogna lasciare la terra così in modo che cominci pian piano ad asciugare e successivamente possiamo fare degli interventi. Quindi direi di partire con questa piccola carrellata in questo breve video per guardare un po' di piante carnivore e per farvi vedere appunto la colorazione di alcuni fiori qui da sotto il gazebo, perché c'è uno scorcio che a me piace veramente tanto, lo vediamo insieme. Quest'anno le Darlingtonie stanno dando un po' il meglio di sé, sono partite in maniera veramente esuberante e vigorosa, nonostante alcune trappole purtroppo sono state danneggiate da un attacco di lumache. Guardate come hanno divorato alcune foglie qui e come hanno divorato la parte iniziale quando queste foglie erano un pochettino più piccole. Comunque lascerò queste trappole anche se sono state rovinate dall'attacco delle lumache, ce ne sono altre in formazione qui e poi successivamente ne farà altre. Volevo farvi vedere anche la fioritura della Darlingtonia californica con il suo fiore, tra un po' si aprirà. È un fiore abbastanza insignificante, non è coloratissimo, però io queste piante le lascio sempre fiorire, dopodiché taglierò il fiore dopo la fioritura perché non mi interessa avere i semi di questa pianta, anche perché come potete vedere di Darlingtonie ne ho veramente tante. Ho queste che sono quelle abbastanza comuni in vendita, possiamo anche vederla qui. Guardate questa che si è moltiplicata creando una nuova pianta qui, dovrò poi staccarla e metterla in un vaso, anche questa con delle trappole molto ma molto belle, che ricordano proprio dei cobra pronti all'attacco. Darlingtonia californica è una pianta carnivora meravigliosa. Qui ne ho un altro tipo, è una Darlingtonia giant, quindi nel corso poi dei prossimi anni farà delle foglie veramente molto molto grandi. In più c'è un'altra Darlingtonia coltivata in akadama, quindi un substrato alternativo alla torba, anche lei con una trappolina nuova, e poi altre divisioni di Darlingtonia californica che mi stanno dando veramente delle grandi soddisfazioni. Più avanti andremo a vedere anche la fioritura delle pinguicule quando sarà pieno di fiori, lo vedremo poi insieme in un prossimo video. Io ogni tanto mi giro, devo controllare la telecamera perché qui sotto il gazebo qualche goccia d'acqua cade, quindi devo evitare di bagnare la mia telecamerina. Un'altra pianta che mi sta dando delle soddisfazioni particolarmente apprezzate è l'Elianthora nutans per eterodoxa, che ha creato già delle trappole adulte e è partita veramente in maniera incredibile. Un'altra pianta che a me piace tantissimo è la Drosera anglica, che io ho sempre cercato e desiderato. Ve la faccio vedere subito, spostando un po' di vasi, perché qui è l'angolo delle piante carnivore. Tra l'altro guardate che bella anche la fioritura di questa pinguicula agnata, una pinguicula messicana, anche lei ha prodotto questi fiori bellissimi. Ecco qui la Drosera anglica, adesso mi avvicino così la guardiamo un po' insieme. Potete vedere le foglie della Drosera anglica, la grande Drosera inglese, con queste foglie molto allungate, che è proprio la caratteristica di questa pianta, una pianta carnivora di clima temperato. Io l'adoro perché è una drosera tra quelle di clima temperato con le foglie più grandi e quindi molto appariscente, con una colorazione bellissima rossastra. Si è colorata soprattutto nell'ultimo periodo ed è partita appunto con la sua vegetazione, lo potete vedere qui, con le sue goccioline adesive per poter intrappolare degli insetti e poi digerirli. Una pianta che mi piace tantissimo.
Questa è una micro torbiera realizzata quest'anno perché avevo tantissimi esemplari di Drosera rotundifolia sparsi in tanti vasi di piante carnivore, saraceni ed altro, e quindi alcune le ho messe tutte qui per avere questo tappeto di trappole con lo spagno. Qui c'è una grande quantità di spagno e pochissima torba, si sviluppa molto bene. Dovrò tagliare poi le fioriture per un semplice fatto che altrimenti mi trovo una colonizzazione in tutti i vasi delle mie piante carnivore, perché questa Drosera, la rotundifolia, fa tantissimi semi, alcune volte anche toccandola facciamo saltare i semi nei vasi vicini e ci troviamo poi tutti i vasi colonizzati da questa pianta, come ad esempio nella Dionea muscipula possiamo anche notare Drosera rotundifolia cresciuta da semi ed altro. Qui invece abbiamo le mie piante di Drosera capensis del Sudafrica, una Drosera veramente con delle trappole di grandissime dimensioni, guardate un po' con la mia mano, hanno colonizzato questi due vasi e una caratteristica è quella di essere abbastanza resistente anche al freddo, quindi in inverno se ben protetta in un luogo logicamente non proprio alpino, dove fa particolarmente freddo, la possiamo tenere fuori anche durante l'inverno, magari riparata contro un muro con un po' di protezione di tessuto non tessuto. Questa invece è una Drosera madagascariensis, come dice il nome arriva dal Madagascar, che io ho fatto arrampicare in queste canne di bambù, perché altrimenti sarebbe stata praticamente ricadente o sdraiata al suolo. Ho legato i fusti e ha cominciato di nuovo ad emettere le nuove foglie, così gli dà un aspetto un po' rampicante che lo trovo molto curioso. In questo contenitore invece ho una pinguicula primulifolia, fa dei fiori bellissimi rosa, una Drosera filiformis, anche lei resistente al freddo, e una Drosera binata perché appunto le foglie che partono da uno stelo che porta poi due foglie, quindi binata proprio per questo. Una pianta anche questa di grandi dimensioni, alcune volte si presenta anche con una modifica sulle foglie perché ne presenta 3. Almeno mi è stata venduta come Drosera binata, classica, quindi non penso che sia una varietà diversa, comunque vedremo poi nel corso della stagione. E poi ci sono le mie 3 semine che sono degli ibridi di Drosere temperate. Allora qui c'è una Drosera anglica, ma in mezzo avevo ibridato l'anno scorso l'anglica con la filiformis, è cresciuta la Drosera Anfil, che non so se si vede bene, ma ha uno stelo che sembra la filiformis, ed è una Drosera Anfil, purtroppo solo un esemplare. Qui c'è la Drosera obovata, ovvero l'incrocio tra anglica e rotundifolia, e la Beleziana, che è un incrocio tra intermedia e rotundifolia. Per quello che riguarda la Dionea muscipula, questo è il grande vascone dove io tengo tutti gli esemplari di Dionea muscipula. In mezzo a queste piante ci sono anche Drosera intermedia, rotundifolia, perché come vi ho detto colonizzano poi tutti i vasi nelle vicinanze. Alcuni li ho sistemati anche io per avere un bel tappeto di piante carnivore. C'è una filiformis, ma per quello che riguarda la Dionea muscipula io ho già eliminato completamente tutti i fiori sul nascere, proprio per dare la possibilità a questa pianta di sviluppare delle belle foglie. Se noi lasciamo i fiori in primavera alle nostre Dionea muscipula, la pianta faticherà ad emettere delle belle foglie perché tutta l'energia è concentrata nella crescita del fiore. Io adesso vedo che stanno partendo per bene, si sono anche abbastanza colorate le trappole e niente, nel corso della stagione qui diventerà un tappeto di trappole in cui nessuna mosca assolutamente potrà posarsi senza correre un rischio, quindi c'è anche un po' un controllo su quello che è la presenza delle mosche, anche se ricordiamo che comunque le piante carnivore vengono vendute come piante insetticide a volte, proprio per far sì che catturino gli insetti che possono darci magari un po' di noia, ma in realtà le piante carnivore di insetti, poi di mosche e zanzare ne catturano sempre in una quantità che però non è mai quella giusta per permettere a noi, diciamo, di vivere un po' tranquilli, perché di mosche ce ne saranno sempre. Diciamo che la quantità di insetti catturati è solo la quantità che serve alla pianta per alimentarsi e per crescere in salute, non sono piante che catturano ogni 5 minuti un insetto.
Nella Dionaea muscipula, se abbiamo tantissime piante, noteremo una grande presenza di mosche intrappolate, ma se abbiamo ad esempio una pianta singola non possiamo sperare che questa pianta ci aiuti a combattere mosche e zanzare, assolutamente. Comunque un po' di controllo sulla presenza delle mosche viene fatto da queste piante carnivore. Qui sopra ho sistemato questo gatto trovato in garage che dorme, lo lascio dormire qui sotto queste piante e potete vedere qui che sotto il gazebo, nonostante il freddo e il tempo, io ho già portato fuori le mie piante d'appartamento e anche le orchidee. Questa è una pianta d'appartamento che mi è stata regalata da una mia amica, e in più c'è anche le 3 divisioni di Cattleya che ho sistemato qui sotto il gazebo. Questa è una Cattleya Mozzie, una Cattleya che fa dei fiori bellissimi rosa, ha cominciato a sviluppare i suoi fiori quest'inverno in maniera lentissima, poi l'ho portata qua fuori già quando le temperature erano sui 7-8 gradi, voi direte è abbastanza freddo per un'orchidea, ma qui era protetto dal nylon che poi oggi ho tolto, così possono prendere un po' più di luce. Ricordo che comunque le piante d'appartamento, le orchidee, a volte soprattutto, vogliono essere stimolate per emettere dei fiori. E a volte questa stimolazione arriva quando noi le mettiamo fuori in un ambiente, non dico freddo, ma fresco, anche giorno e notte, e quando sappiamo che poi nel corso di 1 o 2 settimane poi le temperature diventeranno stabili, magari sui 15, 16, 17 gradi. Io parlo sempre di temperature notturne. Adesso nelle prossime settimane le temperature notturne, la prossima settimana dovrebbero arrivare sui 14 gradi, quindi un ambiente ideale per poter già mettere fuori le nostre Cattleya, ad esempio, le nostre orchidee. Stessa cosa l'ho fatta con un Anglaecum che ho già sistemato anche qua fuori, così questo freddolino e il caldo poi durante il giorno, quando ci sarà il sole, darà a queste piante un piccolo stimolo ad emettere magari la fioritura. Tante volte succede anche questo, però non corriamo il rischio di portare fuori delle orchidee quando le temperature sia di giorno che di notte sono inferiori ai 10 gradi, 11-12 gradi, perché può diventare magari un pericolo per queste piante, perché magari si bloccano poi per diverso tempo. Qui ho sistemato anche le mie 2 utricularia reniformis, una è rimasta così con delle bellissime foglie, spero che si sviluppi ancora, l'altra invece è sempre un po' sofferente, già quest'inverno era sofferente in questo modo, questa è un'altra varietà più fiorifera ed è quella che sta soffrendo un pochettino di più. Però così io l'ho divisa, nel caso di una perdita ho già un'altra piantina pronta, questa invece che io ho tirato fuori e messo in questo vaso ha creato già 2 foglie nuove, quindi secondo me è partita già con la sua vegetazione. Questo è un vasettino da ricotta. Sono vasi molto utili per coltivare le piante epifite, piante che hanno bisogno di un terreno arioso, ma attenzione a coltivarle in questi vasettini della ricotta, perché essendo forati si asciuga molto in fretta il terriccio, quindi bisogna fare attenzione a mantenerlo umido e non dimenticarsi le bagnature. Speriamo di avere i fiori. Poi ci sono 2 piante di Nepenthes, una veici e una truncata, anche loro già fuori con questa temperatura, perché comunque siamo sui 12-13 gradi, quindi fa frescolino, ma non è proprio quel freddo e non c'è il pericolo del gelo. E anche per loro un po' di stimolazione, ogni tanto mi piace dare alle piante anche un qualcosa di un po' particolarmente crudo come temperature, proprio per farle stimolare. Tra un po' arriverà poi finalmente il bel tempo, nella prossima settimana sono previste delle giornate un po' di sole alternate con della pioggia, con delle temperature più alte, questo stimolerà la crescita delle piante. Tillandsie che poi porterò sotto il glicine, non l'ho ancora fatto perché le tillandsie ad esempio, se sono bagnate con una temperatura troppo fresca, tendono a marcire, hanno bisogno di essere bagnate ed asciugare, quindi è meglio averle in una zona calda, anche leggermente assolata, in cui noi le vaporizziamo e poi dopo asciugano. Se io questi qui le metto sotto il glicine, se le avessi messe sotto il glicine in queste settimane di pioggia e di freddo, a quest'ora ne avrei perse penso la metà, non una questione di marcescenza. Questa penso che non fiorirà più, ha prodotto questo fiore durante l'inverno in una situazione un po' buia, quindi credo che abbia patito, poi io la lascio così, vediamo se riesce ad aprire qualche fiorellino. Questa è fiorita, queste qui sono ancora ferme, ma partiranno poi anche loro con la crescita, e mentre qui ho delle nuove fioriture.
Non vedo l'ora di portare queste piante sotto il gazebo e non vedo l'ora assolutamente che arrivi questo bel sole che duri almeno una o 2 settimane per godere un po' di una bella luce e per dare la possibilità a queste piante di uscire da questo periodo invernale, da questo periodo che hanno trascorso appunto in inverno in casa, perché le ho portate qua fuori, poi è arrivato il tempo che è, così grigio, così fresco e umido, e quindi stanno ancora faticando. Non vedo l'ora di dare a loro anche la possibilità di essere in pieno calore estivo. In più c'era una tradescanza che io ho trovato nel garage, era mezza morta, l'ho sistemata in questo vasetto e si sta sviluppando anche lei bene in un terriccio esclusivamente terriccio universale. Nessun terriccio particolare per questa pianta che è molto ma molto resistente. Qui sotto ho seminato, ho messo i vasi in cui ho seminato il fagiolino, non è ancora uscito nulla perché le temperature sono troppo basse, quindi vedrò se ripetere poi di nuovo la semina. E in più in 2 vasi di piante carnivore avevo scoperto che avevo inserito dei bastoncini di lavanda che hanno radicato, e così ho 3 piantine di lavanda poi da portare in giardino. Quest'anno voglio mettere in giardino la salvia sclarea, una pianta che mi piace particolarmente per la bellezza dei suoi fiori. Ne ho già messe 2 piante e ne ho acquistate altre 2 che ho fatto vedere anche nel video scorso. In vaso questa pianta ha bisogno di essere bagnata un pochino, abbastanza, perché altrimenti tende il substrato si secca in maniera velocissima e la pianta patisce. In piena terra invece questa pianta è molto resistente anche ad una leggera siccità, diciamo, quindi sopporta anche un terriccio abbastanza asciutto, però in vaso bisogna controllarla. Infatti una delle 2, adesso non ricordo quale, forse questa, aveva patito un pochettino perché mi ero dimenticato di bagnarla. Comunque una salvia sclarea meravigliosa che crescerà ancora, diventerà bella grossa e produrrà quest'estate dei bellissimi fiori che poi vedremo insieme in un prossimo appuntamento in giardino. Tra le piante che metterò nell'orto quest'anno c'è questo peperoncino che ho trovato molto curioso, si chiama cedrino, perché la maturazione dei suoi frutti sarà quando raggiungeranno questa colorazione gialla. Credevo che avessero un retrogusto di limone, invece penso che il suo nome sia dovuto proprio alla colorazione di questi peperoncini. Non vedo l'ora di mettere questa in orto e vederla sviluppare al meglio. Bene, con questo concludo questo piccolo aggiornamento sulle piantine qui sotto il gazebo, quello che sta succedendo in queste giornate molto piovose e molto fredde. Adesso vi lascio con un'inquadratura di un angolino che a me piace tanto, un piccolo scorcio qui fuori dal gazebo tropicale in cui è fiorita una saracenia flava. Ci sono anche altri fiori gialli e c'è ancora un po' di fioritura di un glicine coltivato in vaso che ho fatto arrampicare un po' per fare una specie di pergolato. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, ciao a tutti e grazie, ciao ciao!